Ciao a tutti, amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, Vergine, tendenze energetiche generali. Grazie per la seconda parte di dicembre 2022. Abbiamo la carta del mago, amici della Vergine. Il mago è una carta di inizi, è una carta di azione, è una carta di manifestazione. Sicuramente si tratta di fare qualche cosa per dare inizio a un nuovo tipo di realtà. È la carta dell'alchimista, è colui che trasforma l'energia pesante in energia leggera, in energia dorata. È come fosse Remida, che tutto quello che toccava diventava oro. Va bene, andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto, come sempre, vi ricordo che le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare proprio nulla o se voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video trovate un altro video che vi spiega come unire il significato di diversi oroscopi. Sempre nella descrizione trovate il mio indirizzo email e sempre nella descrizione trovate il link ad altre playlist. Una è il corso base e l'altra è quella sul corso dei chakra, che potrebbero essere interessanti. Allora, partiamo con un cavaliere di spade al contrario, un 8 di bastoni, un 10 di pentacoli al contrario e un 4 di coppe. Diciamo che con questo cavaliere di spade al contrario, probabilmente qualcuno o è scappato o sta meditando di scappare. Cavaliere di spade, quando al contrario si parla di un'energia che non si prende le proprie responsabilità, ok? L'otto di bastoni è una carta di comunicazione, di novità, di qualche bella notizia che arriva. È un acceleratore come carta, un'energia molto veloce. Abbiamo poi anche un 10 di pentacoli al contrario. Ho la sensazione che qui non si voglia creare, se fosse per esempio quello del mago un nuovo progetto, non si voglia creare qualche tipo di collaborazione, non si sia sicuri, insomma, di voler firmare qualche tipo di contratto, di accordo. eh, C'è una sorta di titubanza con questo 10 di pentacoli al contrario, dopo lo andiamo a vedere meglio con i mini tarocchi. Allora, il 4 di coppe, invece, mi dà la sensazione che non abbiate più voglia di aspettare gli eventi esterni, che le cose si muovano da sole. Ho questa sensazione come se anche qui. Sì, ripeto, c'è questa sensazione di non voler aspettare l'opinione altrui, i tempi altrui, l'aiuto altrui. E avendo anche il 2 di coppe al contrario, lo sento molto collegato con il 10 di pentacoli al contrario. Ho proprio la sensazione che non ci sia la volontà da parte vostra di creare qualche tipo di accordo, qualche tipo di compromesso, di contratto. Tenendo presente che il 2 di coppe fa riferimento al fidanzamento, eh, può anche significare che non abbiate voglia di impegnarvi in qualche tipo di collaborazione, perché nel progetto in sé sì, perché comunque ho questo 5 di bastoni che è una carta di forte competitività, di qualcuno che è agguerrito nell'ottenere il proprio obiettivo. Andiamo a vedere l'ultima carta che mi danno. Abbiamo, guardate, iniziamo con un cavallo e finiamo con un cavallo, il cavaliere di bastoni. Allora, potrebbe essere una persona che magari vi viene incontro, che in qualche modo arriva,
o potrebbe essere la vostra energia, perché giustamente abbiamo il mago è una carta d'azione e anche quando c'è il cavaliere c'è un movimento, c'è uno spostamento o di qualcuno o vostro nei confronti di una situazione, per esempio. Mm? Va bene, andiamo a vedere con i mini tarocchi, cerco di spiegarvi meglio le carte e di dare più possibilità in modo che ognuno possa adattare la lettura alla propria realtà. Io intanto colgo l'occasione per dirvi che sono aperte le iscrizioni per il corso di tarocchi che terrò a gennaio del 2023. È un corso online, l'ho definito corso intermedio in quanto il corso base l'ho già pubblicato, lo trovate nelle playlist e anche il link è qui sotto nella descrizione del video ed è completamente gratuito. E poi c'è un altro video e trovate sempre il link qui sotto che vi spiega un po' il programma del corso del 2023, le modalità di svolgimento, insomma, se siete interessati, ecco, potete andare a vedere quel video. Va bene, andiamo a vedere il cavaliere di spade al contrario. Allora abbiamo un 5 di coppe e un 6 di bastoni. Ho come la sensazione che ci sia stata una sorta di marcia indietro, mi verrebbe da dire. Perché il cavaliere di spade è sempre, come vi dicevo all'inizio, quell'energia che un po' fugge, che non si vuole tanto prendere le responsabilità. E qui c'è una sorta di pentimento con questo 5 di coppe. Però c'è anche la carta della vittoria, del successo. Quindi è un po' come se c'è stato qualche tipo di situazione di cui probabilmente siete pentiti, che però in realtà non è andata male per voi. Cioè, nel senso, credo che qui qualcuno abbia preso una decisione di allontanarsi o da una situazione o da una relazione o da qualcuno, insomma. E anche se è una scelta che comunque crea il suo dolore, perché il 5 di coppe è sempre una carta di lutto, una carta di perdita, in realtà poi abbiamo anche questo 6 di bastoni, che è una carta di vittoria e di successo. Quindi sento che anche se è stata una scelta un po' faticosa, un po' sofferta, però è una scelta che alla fine vi porta verso questo 6 di bastoni, verso la vittoria. Andiamo a vedere l'8 di bastoni. Abbiamo un 9 di spade e un 2 di coppe nuovamente. Sì, l'8 di bastoni lo sento come una notizia, una novità, una chiacchiera, anche una comunicazione. Potrebbe anche essere, mi dicono, che troviate qualche cosa su internet, probabilmente inerente a questa persona, piuttosto che inerente, non lo so, se fosse un nuovo progetto, un nuovo prodotto, ipotesi con la carta del mago, se si sta parlando di lavoro, chiaramente. Ehm, Potreste anche magari venire a scoprire su internet che questo prodotto esiste già o cose di questo genere. E vi sento comunque preoccupati per questa eventuale collaborazione che magari non è andata male o che potrebbe iniziare. C'è qualcosa inerente la collaborazione, l'accordo o anche il fidanzamento, ripeto, perché per qualcuno potrebbe vibrare così, che non vi convince tanto perché avete un sacco di pensieri, un sacco di ansie, tante preoccupazioni ed è probabilmente dovuto a quello che siete venuti a scoprire o quello che si è venuto a sapere, che si verrà a sapere, scusate. Beh, per molte persone potrebbe già anche essere successo, questo. Andiamo avanti, vediamo il 10. Wow. Allora, abbiamo un asso di coppe e un re di spade al contrario. Sì, sento che c'è questa volontà, ma c'è anche titubanza, c'è confusione mentale, non c'è un vero progetto concreto, un piano di lavoro. Sento le cose un po' confuse. È per quello che anche voi siete un po' lì che non sapete tanto se
merita o non merita creare un accordo con questa persona o con questa compagnia. Magari c'è una persona in particolare in quel gruppo che non vi ispira tanta fiducia. Andiamo a vedere il 4 di coppe. Fante di bastoni al contrario, 3 di coppe. Ehm, ho la sensazione che qui, con questo 4 di coppe e il fante di bastoni al contrario, ci sia la necessità di smettere, diciamo così, di aspettare gli altri. C'è da andare per la vostra strada ed è un po' quello che inizierete a fare, eh. Il punto è che vi renderete conto che è ora di staccarsi da un gruppo, da una persona, da determina non sento tanto che siano beh sì, c'è il 5 di spade, potrebbero anche essere forme pensiero. Ehm, Però è come se non sapeste bene ancora, proprio perché c'è il 5 di spade, c'è confusione mentale, come staccarvi o come non farvi coinvolgere in questo progetto. Ho la sensazione che la persona coinvolta o il gruppo di persone o nel gruppo di persone coinvolto ci sia una persona in particolare della quale non vi fidiate, con la quale non vogliate collaborare. Andiamo a vedere il 2 di coppa al contrario. Wow, 10 di spade al contrario e il diavolo al contrario. Assolutamente. Sento una forte reticenza da parte vostra. C'è il diavolo al contrario, qui c'è bisogno in realtà di chiudere un ciclo di schiavitù e di dipendenze. Mm. Ragazzi, se per voi vibrasse come una stesa più affettiva, diciamo così, sento che potrebbe esserci una sorta di insicurezza da parte vostra perché questa persona, il cavaliere di spade, è una persona che non vi dà molte sicurezze, va e viene, a volte c'è, a volte non c'è. La comunicazione potrebbe anche essere abbondante e veloce e di conseguenza confondervi un po'. Ci sono quelle persone che parlano talmente tanto, vi dicono talmente tante cose, che non riuscite neanche a stargli dietro nei concetti, non riuscite a metabolizzare i concetti ed è un po', diciamo, come vi posso dire, un modo di confondere anche, no? Infatti qui c'è la confusione mentale. Andiamo a vedere il 5 di bastoni. Ed è per quello secondo me che voi non volete esporvi. 8 di bastoni nuovamente, quindi di nuovo si parla di aumentare la comunicazione. E poi abbiamo un 2 di spade e il 2 di spade mi dice che siete davanti a un bivio. Dice che c'è qualcosa che non si vede e che in un certo senso vi tiene un po' bloccati perché appunto non si sa che cosa scegliere, è un po' l'energia che sentivo qui anche. Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni. Quattro di coppe nuovamente, l'energia che si ripete, l'imperatrice al contrario. È un 3 di pentacoli. Mm. Sì, ragazzi, guardate. Scusate, devo sternutire. Può darsi che qualcuno abbia bisogno di prendere spazio. Quando starnutisco di solito funziona così. E lo sento un po' qui con questo bisogno di chiudere il ciclo, ok? La fine del periodo è caratterizzata da questo cavaliere di bastoni, spiegato da queste tre carte. Ho la sensazione che fondamentalmente in questo tipo di progetto, in questo tipo di salto, di scelta o di decisione abbiate semplicemente bisogno di essere un pochettino
sostenuti, incoraggiati da qualcuno e arriva la persona che vi incoraggia, ok? Perché fondamentalmente molte persone non sono come posso dirvi, sono convinte di non essere in grado di portare avanti questa cosa, questo progetto, eventualmente questa unione, questo compromesso, proprio perché per questo genere di titubanze è un po' come se non riusciste a vedere tanto il futuro, ehm, con questo tipo di realtà che state vivendo, ok? Ma sento che arriverà comunque una persona che vi aiuterà a schiarirvi le idee. Per qualcuno questo cavaliere di bastoni potrebbe essere una persona che arriva, se fosse a livello romantico, e potrebbe essere che la riteniate una persona, diciamo, al di fuori della vostra portata. Però ripeto, è una vostra idea, non è così. Interessante. Interessante perché partiamo da una situazione di comunicazione che crea dubbi, ok? E qui si va in una sorta di pseudo decisione, nel senso che decido di non farmi coinvolgere, decido di non farmi più ehm, compromettere, condizionare, tentare. E qui c'è una persona che poi comunque può darvi un sostegno, ok? Per qualcuno può essere un familiare. Va bene ragazzi, andiamo a vedere con Osho cosa si vede e cosa non si vede. Io intanto ci tengo a ringraziare tutte le persone che mi sostengono con i like, perché per me è molto importante. Mi piace anche tantissimo leggere i vostri commenti. Se volete potete anche condividere. Ogni tipo di supporto per me è molto importante, quindi ringrazio davvero tutti quanti. Ok, abbiamo essere ordinari, esaurimento e l'outsider. Allora, 8 di denari, 9 di bastoni e 5 di denari. Allora, il 5 di denari ha un po' l'energia del 5 di coppe, nel senso che entrambe fanno riferimento a una perdita. Uno parla di una perdita un po' più emotiva e l'altro parla di una perdita un po' più, diciamo, da un punto di vista materiale. In realtà, ragazzi, se quello che state vivendo è una situazione, diciamo, un po' di esaurimento, c'è anche qui la carta esaurimento. Nel quotidiano, in quello che è la gestione magari familiare, in quello che magari è la gestione di un gruppo, se c'è qualcosa, insomma, che vi fa mm, stancare, vi fa esaurire a livello di forze, a livello di psiche, tenete presente che l'energia del 5 di denari è un'energia volontaria, nel senso che sì, è vero, la perdita ci può essere, ma poi come si reagisce alla perdita è una nostra scelta. Possiamo sederci, iniziare a piangerci addosso e a fare le vittime, oppure possiamo prenderci quei 5 minuti per metabolizzare la questione e poi rialzarci e ricominciare da capo. Se ci fate caso, in questa carta il lucchetto è aperto, ok? Basterebbe togliere il lucchetto, sfilare la catena e il cancello è aperto. Mm? Spero che vi possa essere d'aiuto questa lettura. Ok, ancora un'ultima carta, andiamo a vedere un oracolo per chiudere. Wow! Guarigione sciamanica. Ma che bello. Questa carta è la carta numero 17. Mi ricorda anche molto, ehm, sì, il 17 è collegato alla carta della stella nei tarocchi, no? E qui parla anche di pulizia, di connessione sciamanica, mi viene da dire, no?
e comunque parla anche di guarigione. Potrebbe essere bello per voi riconnettervi al mondo animale, piuttosto che ai ritmi dei tamburi, anche la musica è terapeutica, no? C'è la musicoterapia. Bene, amici della Vergine, io spero che la lettura vi sia stata utile, che sia stato uno spunto di riflessione. Fatemi sapere nei commenti come vi risuona. Io, nel caso non ci vedessimo più, vi voglio augurare un felice e Natale pieno e ricco d'amore. Spero che possiate passarlo davvero in serenità, in allegria con la vostra famiglia e in abbondanza. Cercate di non mangiare troppo perché poi i chili si fan sentire. E niente, vi mando un forte abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.